Buon pomeriggio. Anche oggi vi riparlo di re Enrico VIII, il sovrano inglese divenuto famoso per aver causato lo scisma anglicano e per aver sposato ben 6 donne. Ma queste cose le sappiamo già. Oggi vi racconto 10 interessanti curiosità sul suo conto che probabilmente non conoscete. Era ipocondriaco. Ebbene sì, nonostante l'apparente corazza, aveva una paura eccessiva delle malattie e faceva di tutto per evitare di essere contagiato. Quando c'era qualche epidemia, trascorreva anche settimane intere in isolamento e si teneva alla larga da chiunque gli sembrasse malato. Tutte le mattine si faceva controllare dai suoi medici personali e sembra anche che si preparasse le medicine da solo, grazie a una piccola farmacia nascosta fra le sue stanze private. È possibile che questa paura sia nata a causa della morte prematura di suo fratello Arturo, deceduto all'età di 15 anni, senza nemmeno aver avuto il tempo di fare figli, e per quello che si dice, senza nemmeno aver avuto il tempo di consumare il matrimonio, tanto che poi l'unione fu annullata, e quella che era stata sua moglie, Caterina d'Aragona, sposò proprio Enrico. Sembra che Enrico avesse una grande passione per la musica e fosse un talentuoso compositore. Sapeva suonare ogni genere di strumento, come il liuto e il clavicembalo, e aveva infatti una vasta collezione di strumenti, decorati da metalli molto preziosi. Gli piacevano i cani. Beh, lo so, è difficile pensare a Enrico come a un tipo affettuoso e amante degli animali, eppure possedeva molti animali domestici, e in particolare amava i cani, tra cui i beagle e i levrieri, e metteva loro colletti di velluto e cappotti di seta, per evitare che mordessero gli umani. Dava loro da mangiare il pane invece della carne, e se uno di loro scappava, Enrico era disposto a offrire enormi ricompense a chiunque riusciva a trovarlo. Sembra che in un clima di guerra, in segno di amicizia, diede 400 cani a Carlo V, imperatore del Sacro Romano Impero, addestrati ad attaccare i nemici in combattimento. Qualcuno rifiutò di sposarlo. Ormai si sa, lo abbiamo detto tante volte, Enrico ebbe 6 mogli e alcune furono anche decapitate. 3 Caterina, 2 Anna, che fantasia, e una Jane. Lei non si distinse solo nel nome, ma anche nel posto che ebbe nel suo cuore. Quando morì, lui rimase sinceramente addolorato, ma presto si mise alla ricerca della 4ª moglie. Inviò il pittore Hans Holbein in giro per le corti europee, in modo che potesse dipingere le giovani nobildonne, e il sovrano così potesse scegliere chi sposare. Come sappiamo, la scelta ricadde su Anna di Clèves, anche se Enrico si pentì subito, perché il dipinto non sembrava combaciare con l'effettivo aspetto di Anna, che agli occhi di Enrico dal vivo appariva bruttissima. Ma prima di scegliere Anna, sembra che fra le candidate ci fosse la principessa Cristina di Danimarca, che accettò di posare per il pittore, ma quando l'ambasciatore inglese si avvicinò a lei per capire se fosse disposta a sposare Enrico, lei rifiutò e pare abbia detto: «Se avessi 2 teste, sarei felice di darne una al re d'Inghilterra». Enrico VIII fu il primo re inglese ad attribuirsi il titolo di Sua Maestà. Era parecchio egocentrico, e il classico titolo di Sua Grazia o di Sua Altezza non era abbastanza per lui, dal momento che regnava per grazia di Dio. Nonostante abbia causato lo scisma anglicano litigando a morte con la Chiesa cattolica, nel 1521 ricevette da Papa Leone X il titolo di Defensor Fidei, ovvero difensore della fede, per aver scritto un libro che attaccava la recente riforma protestante causata dalle tesi di Martin Lutero e per aver elogiato la Chiesa cattolica. Chiaramente dopo lo scisma Enrico fu scomunicato e il titolo venne revocato, però è ironico, vero? Aver criticato il protestantesimo per poi creare a sua volta una nuova chiesa che andava contro il cattolicesimo. Cosa non si fa per una donna, o forse era solo per orgoglio e per la voglia di avere un erede maschio. Enrico era sicuramente un uomo molto sadico e metterselo contro non era mai una buona idea. A parere mio non era saggio neanche farselo amico, visto che era un tipo parecchio imprevedibile.
Sembra comunque che durante il suo regno morirono oltre 70.000 persone, da non paragonare mai a quelle morte quando governava sua figlia, Maria la Sanguinaria, che furono pochissime a confronto, e di sanguinario a Maria rimase solo il nome. Ah, e anche il cocktail. Alcuni studi recenti hanno ipotizzato che Enrico VIII avesse la sindrome di MacLeod, una rara malattia genetica che colpisce pressoché gli uomini ed è associata alle alterazioni di alcune strutture cerebrali. Si ipotizza che i suoi disturbi fisici e psichici siano riconducibili proprio al manifestarsi di questa malattia. All'epoca di Enrico, l'istruzione era sacra e agli insegnanti era permesso usare la violenza contro i propri studenti. Per i suoi figli Enrico non fece eccezione, non pretese trattamenti particolari, tanto che lo stesso Edoardo fu più volte picchiato, nonostante non godesse di una salute perfetta. Sembra che Enrico VIII fosse un uomo molto alto e superasse il 1,80 m. Alcune fonti addirittura riportano che fosse alto 1,88 m ed era molto rispetto all'altezza tipica dell'epoca. Amava lo sport ed era un bravo atleta, abile soprattutto nel tiro con l'arco, la scherma e il wrestling. Ti è piaciuto questo video? Ne vuoi altri di questo tipo? Fammelo sapere nei commenti. Ciao!